Ciao ragazzi, hello friends. Minchia, sono diventato anche internazionale ormai. Oggi andremo a parlare di nuovo del nostro Qashqai. Andremo a fare un tutorial alquanto bizzarro. Vi chiederete perché? Seguitemi. Eccoci qua. Secondo voi ha un senso avere i pulsanti in questa disposizione ora? Sicuramente sì. Ce li ho messi io così. Quanti di voi si chiederanno: ma perché la Nissan ha messo i pulsanti in ordine sparso? Per farci incazzare o per farci andare fuori strada? O perché tutti questi pulsanti vuoti li dobbiamo riempire con cose bizzarre? Un lanciamissili, un'espulsione automatica del sedile. No! No! Semplicemente per farmi fare il tutorial, che poteva essere sicuramente evitato se la Nissan avesse messo un po' di cervello nel fare le cose. Detto questo, perdonate lo sfogo, ma quando ci vo ce vo, oggi andremo a vedere come riposizionare a nostro piacimento la pulsantiera della Nissan Qashqai. Allora, prima fase andiamo a rimuovere il coperchio dei fusibili per poter accedere alla pulsantiera, quindi sempre la nostra leva in plastica. Ecco qua. Qui c'è tutta la serie dei fusibili, relè. Poi il secondo passaggio è svitare queste due viti qua sotto, a croce o bulloncino da 10, come preferite. Quindi vanno svitate e tolte queste due viti. I due bulloncini qui sotto servono per mantenere le due leve dell'apertura del cofano e dell'apertura dello sportellino per fare il carburante. In modo che liberiamo il tutto. Ok? Perché le due viti chiaramente fissano anche il pezzo di plastica. Se non togliamo queste non si muove poi quello che dobbiamo togliere. Poi una volta tolta la staffa sotto procediamo con il pezzo che dobbiamo staccare, quindi ha dei fermi qua. Andiamo a sganciare i fermi, uno, eccolo qui, e poi ne ha un altro qua sotto, eccolo qua, uno e due. Questi sono i fermi che dobbiamo sganciare. E poi ne ha un altro qua sopra, eccolo qua. E sono tre. E così abbiamo accesso alla nostra pulsanteria. Fatto questo è più che sufficiente per poter raggiungere i pulsanti che vogliamo spostare, quindi non c'è bisogno di togliere nessun'altra cosa. Per smontare la pulsanteria superiore dobbiamo togliere queste due viti, due viti a croce, una qua e una qua sopra. Poi qui sotto c'è la terza che dobbiamo andare a togliere, eccola qua, questa è la terza vite. Ok, una volta tolta pure quella viene via la pulsanteria, eccola qua. Io li ho voluti mettere in questa sequenza perché ricordo
subito quelli dove devo andare a pigiare. Poi chiaramente questo è quello che uso di più, lo start and stop, quindi l'ho messo all'estremità sinistra. Poi c'è l'avviso di cambio corsia, che anche questo possiamo attivare o disattivare, e poi c'è la modalità eco del cambio automatico Xtronic. Quindi in sequenza li ho messi in questa posizione per il mio utilizzo. Dunque, per rimuovere lo spinotto dobbiamo pigiare questa levetta azzurra e tirare, e si sfila lo spinottino sul pulsante dello start e stop. Per sfilare il pulsante stesso dobbiamo andare a inserire il cacciavite all'interno per sganciarlo, una da una parte e uno dall'altra. Pigiamo la parte interna verso l'esterno e sganciamo il pulsante. Questo a due fermi, il pulsante si mantiene con due fermi, 1 e 2. Questi due fermi chiaramente vanno inseriti in queste due linguettine. Quindi con il cacciavite spaccato piccolino andiamo a sollevare questa parte per sganciare il pulsante e lo spingiamo da dietro. Quindi io inizialmente questo pulsante lo avevo sotto, quindi per mia abitudine e utilizzo l'ho voluto portare in questa posizione. Ho spostato anche questi perché prima qui c'era solo l'avviso di corsia, quindi ho spostato tutta la pulsantiera e ho messo come primo pulsante appunto questo dello start e stop, che utilizzo molto di più. Per inserirlo nuovamente bisogna solo spingere. Una volta che abbiamo sentito l'incastro è perfettamente inserito. Poi andiamo a inserire nuovamente lo spinotto, ecco qui, e la pulsantiera è pronta. Chiaramente la stessa cosa va fatta con quella sotto, con la pulsantiera sotto. Anche questa ha le due viti che la ferma, una qui giù e una qui. Dobbiamo svitare queste due viti e esce fuori l'altra pulsantiera. Ha lo stesso sistema. Una volta che abbiamo personalizzato i nostri pulsanti, per rimontare la pulsantiera è facilissimo. Ecco qui, basta inserirla nella sede e rimettere le nostre viti. E poi andiamo a rimettere la terza vite, quella che abbiamo tolto da qua dietro. Inseriamo nuovamente i nostri fermi, ce n'è anche uno qui sopra di fermo, quindi agganciamo quello, facciamo risalire questi due, facciamo scavallare qua sotto, questa la dobbiamo far salire e passare sopra la plastica del poggiapiede, e poi andiamo a inserire, ecco qua, i nostri fermi. Una volta inseriti i fermi rimettiamo le due viti che abbiamo tolto prima qua sotto. Uno e due. Basta, non serve nient'altro. Quindi al termine del lavoro risulterà così la nuova disposizione della pulsantiera: start e stop, avviso di cambiamento di corsia e modalità eco del cambio Xtronic. Chiaramente io non ho la rotellina della regolazione dei fari perché questi sono
a LED, per chi ha pure la rotellina poi può sistemare anche l'ultimo pulsante rimasto, quindi sono 4 e 4, per non averli in maniera sparsa e confusionaria, per cui non capisco per cui la Nissan l'ha messa in quella maniera, non mi capacito, li possiamo mettere come più ci piace a noi. Alla fine capirete perché ho chiamato questo tutorial bizzarro, perché se vediamo tutte le cose strane che ha fatto la Nissan in questa macchina uno poi ci arriva da solo, e penso che come questo ce ne saranno altri di tutorial bizzarri che farò in futuro, perché a me piace personalizzare la macchina, quindi non lasciare le cose come abbiamo trovato. Una volta rimesse tutte le viti andiamo a riposizionare il nostro coperchio dei fusibili. E anche questa mattina abbiamo dedicato un'oretta del nostro tempo per il Qashqai. Questo è il lavoro terminato. Quindi questo sarà il nostro start stop, questo sarà l'avviso di cambio di corsia e questo sarà il nostro pulsante eco del cambio automatico. Una volta che uno si è messo seduto nel proprio Qashqai ha tutto a portata di mano, senza andare a cercare sotto o sopra, poi diventa una questione di abitudine, sapendo che il primo, il secondo e il terzo a tatto già riusciamo a capire quello che dobbiamo usare. Per quanto riguarda invece la funzionalità durante la guida, a mio avviso ne guadagniamo anche in sicurezza. Quindi la pulsantiera, eccola qui, abbiamo tutto a portata di mano, non ci dobbiamo neanche distrarre dalla guida, perché se abbiamo le mani così andiamo subito, eccola qua, andiamo a individuare subito i 3 pulsanti. Sappiamo che il primo è lo start e stop, sappiamo che il secondo è l'avviso di cambio di corsia e sappiamo che il terzo è la modalità eco del cambio automatico. Stop. Ma ci voleva così tanto? Dico, ma cara Nissan, ma ci voleva così tanto a sistemare la pulsantiera in maniera un po' più efficace e intuitiva? Boh, io a volte rimango proprio senza parole. Oh, ma ci saranno a piappare il culo questi. Cari amici, allora anche per oggi è tutto. Spero che il video vi possa essere utile. Un saluto da Franci e ci vediamo a uno dei prossimi video. Statemi bene, ragazzi.